C'è un'epidemia molto diffusa, quella delle anime in cammino. Per anime in cammino si intendono quelle persone che intraprendono un percorso spirituale, un viaggio interiore di appunto ricerca volto a migliorarsi, ad avere risposte, a dare un significato più profondo alla propria vita. Io stessa mi sono sentita un'anima in cammino per molto tempo, sono contenta di esserlo stata, ma ora, dopo più di 10 anni di camminata, non voglio più esserlo, perché ad un certo punto mi sono resa conto che definirmi in cammino mi teneva in cammino, dentro ad una gabbia, più grande, più bella, più profonda, ma pur sempre una gabbia. Volevo essere felice, volevo trovare il mio posto nel mondo, volevo capire come manifestare tutto ciò che desideravo e tutto questo lo percepivo come un qualcosa di lontano e per il quale appunto avrei dovuto fare ancora tanta strada. Durante quegli anni continuavo a chiedermi: ma cosa devo fare? Ma quando starò bene? Quando troverò le risposte che cerco? E quando si avvereranno le cose che mi sono state dette in canalizzazione? Ho girato in tondo a lungo, leggendo tanti libri di crescita personale, facendo percorsi e pratiche spirituali, cercando di capire quale fosse la tecnica migliore che potesse rendermi libera. Ma ad un certo punto mi sono stancata di stare in quel loop. E questo è lo stesso identico loop in cui vedo incastrarsi le persone che accompagno nei miei percorsi. Persone che hanno letto tanto, che sanno tanto, che mi dicono: ma io sto facendo il bravo, sto ripulendo il karma, sto ripulendo l'energia, lavoro sulle mie ferite, ma allora perché le cose non cambiano? Perché il cambiamento che vuoi tu non lo credi ancora reale, punto. Molte delle persone che arrivano a fare i miei percorsi arrivano con storie di lunghe procrastinazioni alle spalle. Magari vogliono avviare una loro attività da tanto tempo, ma non trovano il coraggio. Vogliono lasciare andare una persona, una relazione che drena tutta la loro energia, ma non trovano il coraggio. Vogliono cambiare casa, luogo in cui vivere, ma anziché cambiare veramente il modo in cui si parlano, i comandi che danno quindi alla propria mente momento dopo momento, perdono tantissimo tempo nel cercare di far avverare i propri desideri saltando da una formuletta di manifestazione all'altra, da una pulizia energetica o del karma all'altra, da un mantra all'altro. Gli strumenti vanno bene come supporto, non come soluzione. La soluzione sei tu, con ciò che ti racconti ogni giorno, con i pensieri a cui dedichi più attenzione, con le decisioni che prendi, con il modo in cui vedi te stesso, l'immagine che hai di te. E dico questo perché ad un certo punto del mio cammino, infatti, ho compreso che se volevo davvero cambiare le cose, dovevo nutrire quella versione di me che si sentiva in grado di cambiare le cose, che sapeva già come cambiare le cose, anziché quella dell'eterna ricercatrice. Questo non significa che io adesso non legga più libri o che non abbia niente da migliorare, anzi, ma ora più che mai mi sento in grado di poter fare cose che per tanto tempo sono rimaste solo su carta proprio per via delle mie paure e delle mie insicurezze. Ad esempio, sono riuscita a salire su un palco dopo anni e anni che lo desideravo e semplicemente cambiando l'immagine che avevo di me. Ora più che mai so chi sono e dove voglio andare. E questo è stato possibile proprio perché ho lasciato andare quella narrazione del sono una povera piccola anima che ha ancora tanto da imparare, che è venuta su questa terra per evolvere. Non raggiungi i tuoi obiettivi facendo il bravo, non raggiungi i tuoi obiettivi ripulendoti il karma. Ci sono persone che pensano che sia il karma positivo che ti fa realizzare i sogni. Ma allora perché? Come mi hanno chiesto alcuni miei clienti, anche chi fa lo ottiene ciò che vuole? Perché crede vero ciò che vuole realizzare, crede vero il fatto di poterlo fare. Non c'entra niente, mi comporto bene, mi comporto male con quello che voglio raggiungere. Certo, ognuno raccoglie ciò che semina
e se andrò a fare delle azioni scorrette è ovvio che accumulerò risentimento da parte di altre persone o che la vita stessa mi mostrerà il modo in cui mi comporto facendomi da specchio, ma questo non è direttamente collegato alla realizzazione dei miei obiettivi. Voglio perdere 10 kg? È possibile perdere 10 kg anche facendo la nella vita. Voglio guadagnare 10.000 euro? Posso guadagnare 10.000 euro anche se non faccio le pulizie energetiche o le preghiere del pentimento. Il punto qui è smettere di utilizzare il viaggio spirituale come un anestetico per non agire o come una scusa per giustificare il fatto che non stiamo ottenendo ciò che vogliamo. Finché sposti la responsabilità sul karma, sulla luna storta, sulla ferita di infanzia non ancora del tutto guarita, stai dicendo alla tua mente: io non posso farci niente, devo ancora aspettare. Ma come possono cambiare davvero le cose in questo modo? Non hai realizzato i tuoi obiettivi? Non è perché il cammino della guarigione è lungo, è perché li stai evitando. Diciamoci la verità, è molto più rassicurante sentirsi in cammino verso la riuscita dei propri sogni, ancora e ancora, anziché esporsi al rischio di subire un rifiuto oggi. Ma una spiritualità vissuta così, più che evoluzione, è procrastinazione elegante. Tornando a noi, finché ti identifichi in chi sta cercando, la tua mente eseguirà solo quel comando, quello di continuare a cercare, quello di continuare a guarire. Se ti definisci una persona in cammino, le circostanze ti terranno esattamente lì, in cammino, a guardare i tuoi desideri da lontano come se dovessi fare ancora chissà quanta strada per meritarteli. Grazie per aver guardato questo video. Io sono Cristina Ferlin e guido chi è pronto ad uscire dal loop della guarigione spirituale a trasformare la consapevolezza in cambiamento reale per smettere di subire la propria vita e iniziare a crearla intenzionalmente. Se anche tu vuoi chiudere con le attese infinite e vuoi finalmente sbloccare quei progetti che rimandi da mesi o da anni, candidati ora al mio percorso di manifestazione intenzionale Riscrivi il tuo destino. Trovi il link in descrizione. Grazie della visione e al prossimo video. Ciao!